Buon pomeriggio a tutti! Inauguro le recensioni dei visori termici dell'anno 2022 con un prodotto di alta qualità che mi è stato fornito gentilmente da Steiner Germania. Si tratta dello Steiner Night Hunter H35, costa 3.859 euro e beneficia di 2 anni di garanzia. Io ve ne parlerò tra poco, dopo la breve sigla. Inizio con il confermarvi che questo visore termico è un concentrato di tecnologia. Tra le sue caratteristiche posso citare il sensore da 640x512 pixel e un pixel pitch di ben 12 micron. Lo spettro d'utilizzo, poi compreso tra gli 8 e i 14, ha un valore NEDT di 50 millikelvin, ha una focale pari f1 e a 25 gradi di temperatura. Come risaputo, per raggiungere un'ottima nitidezza a 12 micron è necessario utilizzare un obiettivo di discrete dimensioni e in questo caso è utilizzato un obiettivo da 35 mm. Possibilmente anche bisogna adottare uno schema ottico a 3 lenti. Per tale motivo è ovvio che questo non sia un prodotto economico, vista la difficoltà di produrre e progettare a f1 un obiettivo di tali dimensioni. Pensate ad esempio che i costi di produzione possono essere pari a 2 volte e mezzo rispetto a un obiettivo composto da 2 soli lenti e aperto in realtà a f1,5. L'ingrandimento ottico del Night Hunter è pari a 2x, ma è possibile arrivare sino a 16x grazie allo zoom digitale. Il fuoco è manuale, mentre il campo visivo a 100 metri di 12,5 metri x 9,5. La frequenza dell'immagine è di 50 Hz, mentre il display è un LCOS da 1280 x 960 pixel, che simula infatti la visione di un monitor da 22 pollici a circa 1 metro di distanza. Il display fornisce inoltre un ingrandimento pari a 2,04x per facilitare la visione. La batteria integrata è da 6000 mAh e nella confezione è compresa anche una serie di spine intercambiabili oltre al trasformatore di tipo USB standard da 5 volt massimo 10 watt. È possibile inoltre collegarlo al computer tramite un cavo USB in dotazione ed è anche presente una comoda interfaccia video micro HDMI come le migliori reflex digitali. È dotato inoltre di una memoria interna da 16 GB. È poi possibile trasferire e comunicare con lo smartphone attraverso il Wi-Fi e l'applicazione creata specificamente da Steiner, si chiama Steiner Connect. Ho apprezzato anche l'ottima custodia per il trasporto che è in cordura, robusta, antigraffio e impermeabile. È inoltre presente una filettatura per il collegamento con le comuni piastre fotografiche. Come tutti i prodotti Steiner, anche il Night Hunter H35 è molto robusto. La sua temperatura di funzionamento è compresa tra i -10 e i +50 gradi, mentre è possibile custodirlo tra i -30 e i +60 gradi. Può lavorare a umidità comprese tra il 10 e il 95%, mentre resiste a urti sino a 30 G. Ne è garantita inoltre la funzionalità anche dopo una caduta da 1 metro di altezza ed è ovviamente impermeabile, si fregia di innumerevoli certificazioni. Insomma, come potete vedere è un prodotto forse non tra i più compatti e leggeri, ma è decisamente molto resistente. Come avrete capito, il cuore di questa termocamera batte grazie alla tecnologia Quantum Vision, che sfrutta la risoluzione di 640x512 pixel del sensore e un algoritmo software specificatamente progettato per fornire delle ottime immagini visibili all'interno di un ottimo display. Come potete vedere all'interno di questa recensione, le immagini fornite sia a media che lunga distanza sono molto nitide e colme di informazione. Come sono solito fare, cito le potenzialità nel rilevamento, nel riconoscimento e nella identificazione di un cervo. È possibile ad esempio rilevare un cervo a 2300 metri, riconoscerlo a 825 e identificarlo perfettamente a 400 metri. Nella tabella qui a fianco potrete inoltre leggere ulteriori prestazioni in base ai soggetti da rilevare. Le varie impostazioni dello Steiner Night Hunter H35 si gestiscono facilmente grazie al sistema di pulsantiera con 5 tasti presenti nella parte superiore. Come molti altri visori termici, il funzionamento è affidato a pochi pulsanti che consentono di garantire differenti impostazioni in base alla pressione breve
o a quella prolungata dei pulsanti. Attraverso i pulsanti di accensione a una pressione prolungata è possibile spegnere e accendere il Night Hunter H35, mentre con quella breve si attiva la taratura o il display in caso di stand-by. Premendo brevemente il pulsante su, quello con la freccia in alto, si attiva la modalità scena per cambiare le varie palette, mentre con la pressione lunga è possibile aumentare gli ingrandimenti. Con il pulsante M e una pressione prolungata si entra o si esce dal menu principale, ma serve anche per ritornare al menu precedente. Con una breve pressione invece si accederà ai sottomenu, si selezionano le opzioni oppure i valori di un determinato parametro. Attraverso il pulsante giù, quindi quello con la freccia in giù, con una pressione breve si passa alla modalità colori, oppure si modificano i valori dei sottomenu e si cambiano i parametri, mentre con la pressione prolungata si diminuiscono gli ingrandimenti. Per fotografare invece sarà sufficiente premere rapidamente il pulsante specifico, mentre per avviare o interrompere il video si dovrà premere in maniera più prolungata. Vi ricordo che il menu è disponibile in varie lingue, italiano compreso. Vorrei ora spendere qualche parola per alcune impostazioni visibili nel menu principale. Grazie alla modalità PIP, ossia Picture in Picture, anche detta immagine nell'immagine, è possibile selezionare e spostare un riquadro nel display che mostra un ingrandimento 2x sulla zona focalizzata nella parte centrale. Un'altra funzione molto interessante è invece il telemetro stadimetrico, che consente di stimare la distanza di un soggetto. Il Night Hunter H35 fornisce 3 modalità: lepre, cinghiale e cervo. Per utilizzarle si dovrà allineare la linea orizzontale con la parte inferiore dell'immagine del bersaglio e premere i pulsanti su e giù per cambiare la larghezza tra le linee orizzontali superiore e inferiore. Quando la linea orizzontale superiore sarà allineata con la parte superiore dell'icona del bersaglio, sarà possibile calcolare e visualizzare automaticamente la distanza. Inoltre, confrontando la dimensione del bersaglio con le 3 dimensioni di riferimento degli animali, sarà anche possibile compiere un rapido calcolo della distanza del soggetto. Attraverso il menu ovviamente è possibile regolare anche altre funzioni, come ad esempio l'Hot Track, un mirino che segue la temperatura più alta presente nell'area inquadrata, ma anche la luminosità dello schermo. Essenziale, come anticipato, soprattutto nell'uso protratto, la funzione di risparmio energetico, che consente di ridurre del 30% la luminosità del display e di spegnere il Wi-Fi. Potrete scegliere infatti tra auto standby ma anche tra auto power, che fa spegnere il sistema dopo un determinato periodo di tempo preimpostato. Ci sono poi tante altre impostazioni essenziali che riguardano le indicazioni di carica, lo stile dell'ora e della data, le impostazioni della filigrana sullo schermo, quelle della lingua e la formattazione della scheda di memoria. Per quanto riguarda la regolazione dell'immagine, è possibile regolare la luminosità da livello 1 a livello 10. Lo stesso dicasi per il contrasto. È anche fattibile la calibrazione automatica ma anche quella manuale, con copriobiettivo inserito e la modalità otturatore, che consente all'utente di correggere manualmente la qualità dell'immagine, mentre l'otturatore si chiude per la calibrazione. Detto ciò, penso sia giunto il momento di parlarvi delle palette colore. Come avrete compreso, si modificano rapidamente con una rapida pressione del tasto su ed è possibile scegliere tra Hot White, ossia il bianco caldo, un'impostazione attraverso cui gli oggetti con temperatura più alta si vedono bianchi, l'impostazione nero caldo che fa esattamente il contrario. È sfruttabile inoltre l'impostazione colore rosso, regolabile con un intervallo compreso tra 1 e 10, molto rilassante almeno per me il color seppia, che mostra i soggetti più caldi di colore rosso scuro. Esiste poi il colore blu che mostra le parti più calde in bianco e quelle più fredde in blu. Difficile per me come sempre darvi dei suggerimenti. Personalmente ho prediletto la paletta bianco calda e quella rossa, ma sono sicuro che ognuno tra voi sarà in grado di impostare il Night Hunter H35 contrasto e luminosità compresi in base alle vostre esigenze. Rispetto a molti visori termici che ho provato in questi anni, ho notato anche come sia veramente molto riposante la visione, sia per l'ottimo aggiornamento delle immagini, sia per l'ampia possibilità di regolare la luminosità del display. Nell'utilizzo sul campo, lo Steiner Night Hunter H35 rileva immediatamente vari punti di forza: l'ergonomia e la robustezza.
la facilità di gestione dei menu e la qualità delle immagini. Come anticipato, non è di certo tra i più leggeri, ma sicuramente infonde fiducia soprattutto quando si cammina di notte tra i sentieri sassosi e il fitto dei boschi. L'ingrandimento ottico pari a 2x consente inoltre di percepire con un ottimo dettaglio cervi, cinghiali e caprioli oltre i 150 metri di distanza. Successivamente ho prediletto ingrandimenti superiori prossimi ai 3,5x. È ovvio che aumentando gradatamente sino a 16x si percepirà la cosiddetta pixelizzazione delle immagini, dato che è pur sempre un sensore da 640 pixel. È indubbio tuttavia che all'ingrandimento ottico di serie mi è parso uno tra i migliori visori termici che io abbia provato. La funzione che ho maggiormente apprezzato da appassionato di natura è la registrazione di fotografie e video. L'attivazione della fase di registrazione è rapida, i risultati sono registrati nella memoria interna e condivisi anche attraverso l'app. La comunicazione con l'app è rapidissima, si installa il software, si cerca nelle impostazioni Wi-Fi del tablet o dello smartphone Steiner Night Hunter H35 e si inserisce la password di serie che è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e si è pronti a controllare le immagini e video in memoria, utilizzare il visore in streaming oppure scaricare foto e video attraverso l'app. Ho provato anche a collegarlo alla mia Smart TV tramite il cavo HDMI senza alcuna difficoltà. Penso che sia giunto adesso il momento di citare i pregi e i difetti del visore termico Steiner Night Hunter H35. Tra i pregi posso citare la qualità sia delle immagini sia dei video e grazie alla tecnologia Quantum anche la visione diretta è eccellente. Come già detto, il sistema di navigazione dei menu è molto rapido ed efficace. Inoltre lo scafo in Macrolon, che è un brevetto Steiner, in fibra rinforzata, presenta ottime caratteristiche di termostabilità, anticorrosione ed è un ulteriore sintomo di affidabilità e di robustezza. Tra i difetti posso dirvi che non sono stato ad esempio in grado di registrare durante la fase di zoom, mentre l'armatura così spessa esige una pressione energica sui pulsanti. In sintesi ritengo che Steiner abbia utilizzato la propria esperienza nella costruzione di binocoli affidabili e robusti per realizzare un visore termico eccellente, resistente, ergonomico e dotato inoltre di un'alta qualità di immagine. L'algoritmo infatti mi è parso molto valido. Alcune caratteristiche tecniche come la facilità e l'immediatezza della ripresa della fotografia, il collegamento diretto con un cavo micro HDMI al televisore strizzano l'occhio non solo al telecontrollore, ma anche ai professionisti dell'immagine a livello naturalistico, ai ricercatori, alle forze dell'ordine e a chi si occupa professionalmente di salvataggio e di ricerca. Confermo che il semplice ingrandimento ottico a 2x è perfetto per distinguere cervi, caprioli e cinghiali sino a 150 metri. Il riconoscimento è ovviamente garantito anche a distanze superiori, ma sarà necessario aumentare gli ingrandimenti. Credo che il suo range ottimale sia compreso tra i 2 e i 5x. Personalmente ho riconosciuto senza particolari problemi la presenza di un cervo a circa 600 metri di distanza. Vi ripeto il prezzo, lo Steiner Night Hunter H35 costa 3.859 euro e gode di 2 anni di garanzia. Ringrazio la dottoressa Francesca Maulucci, marketing manager di Steiner Germania, per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test, consentendomi di citare le mie impressioni imparziali con pregi e difetti. Io termino qui questa recensione, vi aspetto tutti i giorni su questo canale YouTube, sul sito ufficiale Binomania, sul forum ufficiale e su tutti i canali social associati. Per chi fosse appassionato di visione notturna e visione termica, vi aspetto anche sul gruppo ufficiale di Binomania che si chiama Visori Termici, Visori Notturni e Fototrappolaggio. Se ancora non lo avete fatto, inoltre potete iscrivervi a questo canale premendo sull'icona qui in alto. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni diurne e notturne.